Ciao e benvenuto su questo video. In questo video verrà trattata la prova ontologica dell'esistenza di Dio del matematico Kurt Gödel, prova consistente in un mero procedimento logico formale, con il quale Gödel si propose di riprendere la prova ontologica leibniziana con l'intenzione di migliorarla avvalendosi dei moderni strumenti della logica modale. Anche la prova ontologica di Gödel è una continuazione ed evoluzione delle prove dell'esistenza di Dio iniziate nell'antica Grecia, quindi per comprenderla serve fare un riassunto delle principali prove dell'esistenza di Dio succedutesi nella storia. Le prove per l'esistenza di Dio si possono distinguere in prove a priori, dette anche ontologiche, sono quelle che dimostrano l'esistenza di Dio a prescindere dall'osservazione del mondo reale, ovvero dimostrano l'esistenza di Dio partendo dal concetto di Dio stesso senza fare riferimento ad esperienze. Mentre le prove a posteriori dimostrano l'esistenza di Dio a partire dall'osservazione del mondo che ci circonda, ovvero dimostrano ciò che ci è più lontano, Dio, partendo da ciò che ci è più vicino, il mondo. La prova ontologica era nell'antica filosofia greca una dimostrazione logica dell'esistenza dell'essere. Con il cristianesimo a partire dalla scolastica divenne la dimostrazione a priori dell'esistenza di Dio. Sin dal tempo dei presocratici si ebbero numerosi tentativi e confutazioni di prove ontologiche. Pensiamo all'essere di Parmenide, o al discorso di Socrate sugli dei, che gli valse l'accusa di impietà e la condanna a morte. La maggior parte di simili argomenti si basavano sull'identità tra essere e pensare. Parmenide fu il primo a porre la questione ontologica, sostenendo che il semplice fatto di pensare un qualunque oggetto dimostra per questo la sua esistenza. Basandosi sul principio di non contraddizione, l'essere per lui necessariamente è, e non può non essere. Secondo Platone, l'esistenza della dimensione ontologica è testimoniata dal fatto che le nostre conoscenze del mondo sensibile si basano su forme e modelli matematici che non trovano riscontro in esso, ma risultano da un processo di reminiscenza con cui giungono a risvegliarsi gradualmente nel nostro intelletto, e che egli chiama idee. Aristotele, partendo da una prospettiva più empirica, sosteneva che tutto si muove perché qualcosa lo muove. Il corpo è mosso dal corpo B che è mosso a sua volta dal corpo C, e così via. Secondo logica, la catena non può essere infinita, per cui all'origine vi è un motore immobile. Motore perché è la meta finale da cui tutto il resto è attratto. Immobile perché è perfetto in se stesso e non ha bisogno di nient'altro al di fuori di sé. Con Sant'Agostino l'essere diventa il corrispettivo ontologico del Dio cristiano. La sua riflessione nasce dal fatto che non potremo cercare Dio se non avessimo già in qualche modo la nozione della sua esistenza. Nel dubbio Dio già si rivela, come idea innata e come esigenza fondamentale del pensiero. Fu tuttavia con la tradizione scolastica, nella persona di Sant'Anselmo d'Aosta, che iniziò la vera ricerca di una prova ontologica dell'esistenza di Dio. Egli, con il suo Proslogion diede il via ad una lunga tradizione, i cui principali protagonisti sono Tommaso d'Aquino, Cartesio, Gottfried Leibniz, Immanuel Kant e Kurt Gödel. Anselmo d'Aosta, nel suo Proslogion databile nel 1077, formula la prima dimostrazione ontologica dell'esistenza di Dio, sebbene un'analoga sia rinvenibile in Sant'Agostino, nel De Doctrina Christiana. Secondo Anselmo, anche chi non crede ha un concetto di Dio, inteso come ciò di cui non si può pensare nulla di maggiore, ognuno ha l'idea di questo essere supremo. Se Dio non esistesse, ovvero se mancasse della qualità dell'esistenza, non sarebbe più ciò di cui non si può pensare nulla di maggiore, per cui deriva necessariamente l'esistenza di Dio. Un suo contemporaneo, Guanilone, disse che Anselmo aveva fatto l'errore di passare dal piano logico a quello della realtà, perché pensare una cosa perfetta non significa che essa possa esistere. Anche Kant confuterà questa tesi facendo l'esempio dei 100 talleri, aggiungendo inoltre che se io li posseggo o non li posseggo il valore dei 100 talleri non cambia, in quanto l'esistenza o la non esistenza non aggiunge o toglie valore all'idea, cioè non esiste collegamento tra il piano del pensiero ed il piano della realtà. L'esistenza non è una qualità che incide sul valore delle cose. Anselmo propose anche delle dimostrazioni di Dio a posteriori, la più importante delle quali è quella dell'argomento dei gradi. Questa prova consiste nel rilevare che per ogni qualità o valore esistono più gradi, dal positivo al negativo, più giusto, più bello, meno bello, eccetera. Ne consegue allora che dovrà necessariamente esistere un grado assoluto, ovvero la perfezione di ogni qualità. L'insieme degli assoluti di ogni valore tra cui l'essere coincide con Dio, che è fuori dal mondo, ed è quindi un limite, un riferimento per giudicare ogni valore. Kant dirà che tutte le dimostrazioni razionali individuano Dio fuori dal mondo,
facendo un salto dalla sfera terrena a quella trascendente. Tommaso d'Aquino per l'esistenza di Dio propose 5 vie, evitando di parlare di dimostrazioni. Le sue argomentazioni non sono teoremi matematicamente o logicamente dimostrati, ma cammini che permettono di intravedere con la ragione l'esistenza di Dio. Prima via detta ex motu, dal moto, il divenire è tale per cui ogni oggetto è mosso da un altro, questo da un altro ancora, e così via a ritroso, ma alla fine della catena deve esistere un motore immobile, da cui derivi il movimento iniziale ma che a sua volta non sia mosso da altro, altrimenti la catena di cause ed effetti proseguirebbe all'infinito. San Tommaso d'Aquino definì Dio questo motore immobile, quale atto puro, unico essere trascendente l'universo. La definizione di Dio come unico atto puro fu mutuata dalla metafisica aristotelica. Seconda via detta ex causa, dalla causa, detta anche prova causale, spiega Dio a partire dal concetto di causa. Ogni fenomeno nell'universo è l'effetto di una causa che a sua volta sarà l'effetto di un'altra causa e siccome non si può risalire all'infinito nella ricerca delle cause si arriverà ad una causa prima che è causa di tutto l'universo e non sarà effetto di nessuna causa. Questa causa prima è Dio. Terza via detta ex possibili e t necessario, dal possibile e del necessario. In filosofia il possibile e necessario sono due concetti opposti. Possibile è ciò che è così ma potrebbe essere anche diverso mentre necessario è ciò che è così e non può essere altrimenti. Nel mondo ci sono una molteplicità di cose possibili che derivano da altre cose possibili, cioè sono rese possibili da altre cose a loro volta possibili e siccome non si può risalire all'infinito nella ricerca delle possibilità si arriverà ad un punto primo, che sarà necessario. Dio è l'essere necessario che rende possibile tutte le cose di tutto l'universo. Quarta via detta ex gradu, dalla gradualità, è l'argomento dei gradi di Anselmo d'Aosta. Dio è la sintesi di tutti i valori assoluti dei quali nel mondo possiamo osservare vari gradi, cioè Dio è l'essere supremo e perfetto in quanto ha il valore assoluto di ogni possibile valore. Quinta via detta ex fine, dal fine, scopo, anziché risalire all'indietro, Tommaso in questa prova si proietta in avanti e cerca quale sia il fine ultimo dell'universo. Ogni cosa ha uno scopo immediato. Ma tutti questi scopi tenderanno verso uno scopo universale. Dio è lo scopo generale dell'universo, cioè Dio come causa finale. Kant troverà un errore di fondo in tutte queste tesi, e cioè il salto dal mondo terreno a quello trascendente, cioè mettere Dio al di fuori del mondo partendo dal mondo stesso. Cartesio nella quinta delle meditazioni metafisiche ripropose una prova analoga a quella di Anselmo anche se leggermente differente, utilizzandola come strumento al fine esclusivo di convalidare il suo cogito ergo sum, penso dunque sono. Per Dio egli intende una sostanza infinita, indipendente, sommamente intelligente, sommamente potente, cioè la somma di tutte le perfezioni la cui idea è innata nell'intelletto ed improducibile da esso stesso al pari dell'idea di infinito attuale. Se Dio assomma tutte le perfezioni, contenute in sé come note di un concetto, non può mancare dell'esistenza. Se non esistesse, sarebbe meno perfetto della perfezione che gli era stata accordata. Pensare un Dio perfettissimo manchevole dell'attributo dell'esistenza è contraddittorio, dice Cartesio, è come pensare un monte senza la valle. Dopo Cartesio, Spinoza argomenterà che la ragione per cui Dio esiste si trova in Dio stesso, prova a priori, mentre l'uomo, non avendo in sé la propria ragion d'essere, esiste per volere di un ente necessario, prova a posteriori. A differenza dunque di Cartesio, che si era arenato in un ragionamento circolare, a Spinoza Dio gli garantiva la certezza di sé che gli serviva a sua volta per dimostrare Dio. In definitiva Spinoza pone proprio la prova ontologica, e non il cogito, a fondamento di tutto. Anche per Leibniz quella di Cartesio era una forma di arroganza, che riduceva l'esistenza di Dio a una conseguenza della propria personale coscienza di esistere. Per Leibniz, invece, non basta che Dio sia una possibilità del proprio pensiero, ma occorre dimostrare che la sua possibilità è necessaria a priori, come condizione dell'esistenza di ogni altra monade, dove una monade è una unità di base, indipendente, semplice ed indivisibile. Poiché Dio rappresenta la possibilità stessa che qualcosa esista, la sua esistenza non può essere una semplice eventualità priva di consistenza. Una tale possibilità deve potersi fondare su un'esistenza effettiva già in atto, perché senza di questa nient'altro esisterebbe. Dio, pertanto, è aristotelicamente l'atto puro a cui tutto anela, perché in lui la possibilità di essere giunge a coincidere con la necessità.
Immanuel Kant ha cercato invece di dimostrare l'inconsistenza di una prova ontologica basata su questi presupposti. Nella dialettica trascendentale distingue tre generi di prove: ontologica, cosmologica e fisico-teologica. La prova ontologica presume, secondo Kant, di poter pervenire dalla semplice idea di qualcosa alla sua esistenza reale, prescindendo dall'esperienza. Egli immagina in proposito, in maniera piuttosto ironica, di avere in tasca 100 talleri e di pensarne altri 100. Quelli che lui pensa dovrebbero essere meno rilevanti di quelli che ha in tasca, poiché ciò che è pensato è meno perfetto di ciò che è esistente. Ma pur continuando a pensarne 100, non per questo ne avrebbe di più in tasca. E quindi è per lui impossibile una prova di questo genere. La prova cosmologica cerca di partire da un dato reale per risalire, di causa in causa, al principio primo da cui tutto dipende. In tal modo però si ricade nell'argomento ontologico, da lui già confutato, identificando la causa prima con l'essere divino, quando invece la categoria di causalità si può applicare legittimamente solo all'ambito dei fenomeni sensibili. La prova fisico-teologica infine presuppone, sulla base della concezione induttiva newtoniana, che esista un artefice dell'universo responsabile dell'ordine logico vigente al suo interno. Ma quest'ordine può essere studiato solo nei suoi aspetti intrinseci, senza nulla poter dire su un ordinatore esterno, per ammettere il quale si dovrebbe ricorrere ancora una volta alla prova ontologica. Dio perciò è soltanto un ideale regolativo, non costitutivo, a cui la ragione, nel suo anelito ad un sapere totalizzante, assegna erroneamente un contenuto conoscitivo. Il criticismo di Kant partiva in effetti dal presupposto che l'essere non fosse una qualità autonoma, ma soltanto un accoppiamento, un attributo assegnato dall'io ad ogni giudizio sintetico riguardante esclusivamente l'esperienza empirica. Questa concezione fu criticata da alcuni suoi contemporanei, i quali fecero notare che quella di Kant era un'instabile teoria della conoscenza, basata su un soggettivismo arbitrario, che impediva, ad esempio, di usare il concetto di essere nel suo valore ontologico, snaturandolo e restringendolo all'ambito dei fenomeni sensibili. In seguito, in tempi più recenti, anche il matematico Kurt Gödel ha fatto una sua dimostrazione ad a priori dell'esistenza di Dio, concependo Dio come una proprietà necessaria e costitutiva in sé e per sé, da porre a fondamento del pensiero logico e dell'ordine matematico dell'universo, da qui la sua prova ontologica, ossia la dimostrazione dell'esistenza di Dio, che parte da 5 assiomi e si avvale di un rigoroso metodo logico formale. Kurt Gödel, autore dei teoremi di incompletezza e di indecidibilità che avevano sottratto alla logica matematica la capacità di fornire dimostrazioni di verità assolutamente certe e fondate, propose anche una sua dimostrazione logica dell'esistenza di Dio, senza mai pubblicarla. Riprendendo la prova ontologica leibniziana, Gödel la rielaborò giungendo a dimostrare la necessità dell'esistenza di Dio in quanto unico essere dotato di tutte le proprietà positive. Dopo che le geometrie non euclidee avevano messo in discussione l'autoevidenza degli assiomi della geometria di Euclide, i teoremi di Gödel palesavano come in un qualsiasi sistema ben formalizzato non fosse sempre possibile conciliare la verità con la coerenza logica, fatto questo che faceva definitivamente tramontare l'ipotesi dell'esistenza di una verità logica o formale di cui potersi dire assolutamente certi. I risultati dei teoremi di incompletezza e indecidibilità parrebbero in tal modo scoraggiare anche qualsiasi programma volto a dimostrare l'esistenza di Dio tramite un mero procedimento logico formale. Invece Gödel si propose di riprendere la prova ontologica leibniziana con l'intenzione di potenziarla avvalendosi dei moderni strumenti della logica modale. La prova ontologica gödeliana fino a qualche anno fa era poco nota, poiché essa risultava conosciuta esclusivamente da pochi amici dell'autore e rimase dopo la sua morte tra le carte inedite. Soltanto nel 1987, 9 anni dopo la sua morte, è stata pubblicata negli Stati Uniti, all'interno di un volume che raccoglie diversi scritti del grande matematico. Tra i motivi per cui il logico Moravo non pubblicò in vita la sua prova ontologica, alcuni studiosi sostengono esservi stato il timore di venire frainteso, ovvero di vedere la sua dimostrazione non apprezzata per il suo valore logico formale, ma interpretata come una deviazione verso il misticismo, mentre Gödel concepiva la sua prova come un teorema del tutto analogo ad altri teoremi logico-matematici. Dopo aver tentato nel 1949 di proporre una descrizione logica del cosmo basata sulle equazioni della teoria generale della relatività di Albert Einstein, Gödel rilevò che nel suo sistema mancava qualcosa di essenziale, cioè la ragione dell'esistenza nel mondo, di un ordine logico-matematico. La soluzione di questo problema poteva venire secondo Gödel soltanto dalla dimostrazione razionale dell'esistenza di Dio,
ossia dalla necessità logica della presenza di un ente che assomme in sé tutte le qualità positive. È dunque da presupposti sia logici sia esistenziali che è scaturita nella sua mente l'esigenza di concepire una nuova prova ontologica modale. Chi legge la prova ontologica dell'esistenza di Dio di Gödel, difficilmente riesce a non provare nello stesso istante ammirazione e sconcerto, ammirazione per il rigore logico della dimostrazione, sconcerto per l'arditezza della prova. Si tratta, infatti, di un teorema di logica costituito da 28 passaggi e strutturato con formule ben formate di logica simbolica, accompagnate da alcune annotazioni piuttosto scarne dell'autore, la cui conclusione consiste: se Dio è possibile, allora esiste necessariamente. Ma Dio è possibile, quindi esiste necessariamente. Premesso che con la lettera G nella dimostrazione sintetica nella immagine in video si deve intendere un ente di natura divina. G sta infatti per God, cioè Dio in inglese. Possiamo dare la seguente descrizione della dimostrazione. Definizioni. 1. Un ente è di natura divina se e soltanto se ha quali proprietà essenziali tutte le proprietà positive e soltanto proprietà positive. 2. A è un'essenza di X se e soltanto se per ogni proprietà B, X include B necessariamente esclusivamente se A implica B. 3. X esiste necessariamente se e soltanto se ogni suo elemento essenziale risulta necessariamente esistente. Assiomi. 1. Se una proprietà è positiva, allora la sua negazione non è positiva. 2. Ogni proprietà che include una proprietà positiva è a sua volta positiva. 3. Essere un ente di natura divina è una proprietà positiva. 4. Se una proprietà è positiva, allora è necessariamente positiva. 5. L'esistenza necessaria è una proprietà positiva. Teoremi. 1. Una proprietà positiva è logicamente consistente, quindi è possibile che esista. 2. Se una cosa è un ente di natura divina, allora la proprietà dell'esistenza è un'essenza di questa cosa, ossia gli appartiene per essenza. 3. Necessariamente esiste qualcosa che è un ente dalla natura divina, ovvero esiste almeno una X tale che X è G, cioè Dio. Dimostrazioni. Prima dimostrazione. Se G è un ente di natura divina, allora, in base alla definizione 1, possiede tutte le proprietà positive e soltanto proprietà positive. Ma G è un ente di natura divina. Dunque, G possiede tutte le proprietà positive e soltanto proprietà positive. Seconda dimostrazione. Se G è un ente di natura divina, allora, stando all'assioma 3, è una proprietà positiva. Ma G è un ente di natura divina. Dunque, G è una proprietà positiva. Terza dimostrazione. Se G è una proprietà positiva, allora, in base dell'assioma 4, è necessariamente una proprietà positiva. Ma G è una proprietà positiva, conclusione della seconda dimostrazione. Dunque, G è necessariamente una proprietà positiva. Quarta dimostrazione. Se G possiede tutte le proprietà positive, allora, stando all'assioma 5, possiede anche l'esistenza necessaria in quanto è una proprietà positiva. G possiede tutte le proprietà positive, conclusione della prima dimostrazione. Dunque, G possiede anche l'esistenza necessaria. Quinta dimostrazione. Se G è un ente di natura divina, allora, in base al teorema 2, la proprietà dell'esistenza gli appartiene per essenza. Ma G è un ente di natura divina. Dunque, a G appartiene per essenza la proprietà dell'esistenza. Sesta dimostrazione. Se G è una proprietà positiva, allora, secondo il teorema 1, è logicamente consistente. Ma G è una proprietà positiva, conclusione della seconda dimostrazione. Dunque, G è logicamente consistente, ossia è possibile. Settima dimostrazione. Se G è consistente, allora esiste necessariamente, in base alla conclusione della quinta dimostrazione, la proprietà positiva dell'esistenza gli appartiene per essenza. Ma G è consistente, conclusione della sesta dimostrazione. Dunque, G, cioè Dio, esiste necessariamente. Per il logico matematico Moravo la natura divina rappresenta un'essenza e poiché ad ogni essenza corrisponde un solo ente, l'essere la cui essenza implica l'esistenza deve risultare esclusivamente uno soltanto, cioè Dio. Secondo Gödel non è dunque logicamente plausibile ammettere la possibilità di un unico essere dotato di tutte le proprietà positive, inclusa ovviamente l'esistenza, e poi non riconoscergli una realtà effettiva, perché ciò rappresenterebbe una evidente contraddizione. Facciamo infine notare come il concetto di proprietà positive ricordi la definizione leibniziana di perfezione intesa come ogni qualità semplice che sia positiva e assoluta.
Nonostante l'indiscutibile genialità della prova godeliana e la sua migliore strutturazione formale, anche ad essa sono dunque applicabili le critiche mosse all'argomento modale leibniziano, soprattutto per quanto concerne l'identificazione del possibile con il necessario ed il passaggio diretto dal contesto di un'esistenza ipotetica o meramente logica al contesto dell'esistenza reale. Non esiste infatti alcuna dimostrazione in grado di provare la corrispondenza dei mondi possibili della logica modale con il mondo reale. Questo perché non si può escludere a priori che non tutti i mondi logicamente ammissibili coincidano con un mondo realmente esistente. In breve, non vi è alcuna argomentazione capace di garantire l'assoluta identità tra esistenza possibile ed esistenza necessaria. La maggior parte delle critiche alla dimostrazione di Gödel è rivolta ai suoi assiomi. Come con qualsiasi dimostrazione in qualsiasi sistema logico, se gli assiomi da cui dipende la dimostrazione sono messi in dubbio, allora si può dubitare delle conclusioni. Ciò si può applicare in particolare alla dimostrazione di Gödel che si basa su 5 assiomi, alcuni dei quali sono considerati discutibili. Una dimostrazione non richiede che la conclusione sia corretta, ma piuttosto che accettando gli assiomi, la conclusione ne segua logicamente. Molti filosofi hanno messo in discussione gli assiomi. Il primo livello di critica afferma semplicemente che non sono stati presentati argomenti a favore della veridicità degli assiomi. La critica più estesa pertiene al fatto che, se non si può dimostrare che gli assiomi sono falsi, ciò non significa che siano veri. Le prove ontologiche dell'esistenza di Dio ai giorni nostri sono tuttora oggetto di studio e di indagine. Il contributo centrale degli ultimi decenni è stato dato dal filosofo statunitense Alvin Plantinga, che ha fornito una complessa ricostruzione dell'argomento in termini modali. Tra gli altri, lo studioso Giacomo Samek-Lodovici, in uno scritto divulgativo, ha rivalutato la quinta via di San Tommaso d'Aquino, confutando le obiezioni che le erano state mosse da Kant e da altri, e mettendo in rilievo come, a suo modo di vedere, essa sia la dimostrazione di Dio più chiara ed efficace che mai sia stata proposta. Una ricerca della Stanford University pubblicata nel 2011 ha applicato all'argomentazione di Sant'Anselmo il dimostratore di teoremi Prover 9, un software utilizzato dai matematici per dimostrare una tesi con metodo deduttivo, dato un sistema di assiomi. Il programma di teologia computazionale è riuscito ad accertare la correttezza formale del ragionamento e a ridurre le premesse necessarie da 3 a 1. Christoph Benzmüller della Libera Università di Berlino e Bruno Wulzenlogel-Paleo dell'Università Tecnica di Vienna nel 2014 hanno dimostrato la coerenza formale degli assiomi del cosiddetto teorema di Dio di Kurt-Gödel usando solo la capacità di calcolo di un computer portatile. Questo è tutto. Se sei arrivato fin qui, complimenti, perché l'argomento non era uno dei più facili, e grazie per aver visto il video per intero. Spero che ti sia piaciuto e che tu l'abbia trovato interessante. In questo caso lasciami un like ed iscriviti al canale.